Ciao a tutti, oggi parleremo di affittare una casa in Cambogia sia per scopo turistico sia per lungo termine, ok? Quindi ci vediamo tra poco, questa è la nostra sigla, Due italiani in Cambogia. Ciao! Due italiani in Cambogia, l'avventura è la nostra follia. Due italiani. Bentrovati e bentornati sul nostro canale YouTube. Adesso in questo momento parleremo di affitto turistico e per questo vi consiglio senza ombra di dubbio qualsiasi piattaforma classica commerciale che trovate su internet per affittare un appartamento, una stanza. Vi consiglio Booking, Hotels, Airbnb, Trivago, insomma tutti quelli che conoscete, perché sono sicuramente comodi, sono sicuri e hanno i prezzi chiari. Generalmente è tutto compreso, che vuol dire luce, acqua e soprattutto aria condizionata, perché la maggior parte di chi viene in Cambogia non è abituato al caldo e all'umidità che c'è proprio qui in Cambogia. Su queste piattaforme inoltre potrete trovare la vostra abitazione, la vostra sistemazione ideale a partire da circa 6-7 dollari a notte fino a tutto quello che volete. Dipende dai servizi, dalle comodità che volete per la vostra vacanza. Ora invece parleremo dell'affitto lungo termine, lungo soggiorno. Allora, innanzitutto sono di due tipi, con e senza contratto. Senza contratto praticamente si basa sulla stretta di mano, parlando con il proprietario, facendo un pochino di tira e molla sul prezzo eccetera, e generalmente non richiede un granché di documenti, semplicemente il passaporto, perché poi il proprietario di casa deve diciamo così, presentare alla polizia il fatto che voi state all'interno di una delle sue proprietà. Spesso si concorda anche sul prezzo della luce, dell'acqua e il wifi. Generalmente il wifi è dentro qualsiasi casa, può essere più o meno potente, ma ci sono dei prezzi di wifi che sono anche di acqua, che spesso e volentieri sono compresi all'interno dell'affitto, mentre il consumo elettrico è sempre a parte. Ricordatevi che il prezzo della luce generalmente viene espresso in 0,25 dollari per kilowattora, ma la tassa, diciamo così, quella governativa è un pochino meno, quindi generalmente si può magari variare, concordare con il proprietario qualcosa in meno. L'affitto con contratto invece generalmente prevede un affitto chiaramente tutto scritto, concordato eccetera, con un minimo di 6 mesi fino ad un anno. In questo caso qui avrete bisogno del passaporto, del visto, la luce sarà sempre esclusa da qualsiasi tipo di prezzo voi parliate con il proprietario. L'acqua a volte può essere compresa, a volte no, ma è veramente irrisorio il suo prezzo, perché varia dai 3 ai 5 dollari a volte a persona, a volte per appartamento, casa eccetera. E il wifi anche lì spesso è compreso nella tariffa della casa. Dove trovo casa? Generalmente si trova in due modi, o attraverso il passaparola o attraverso i gruppi Facebook. Che sistemazione posso trovare in Cambogia quando affitto una casa? Allora, innanzitutto dipende da dove affitto la casa, cioè dalla città più grande, che può essere Phnom Penh o Siem Reap, o da città più piccoline tipo Kampot, Kep. Tutto ciò che voi troverete in affitto è completamente arredato. Potrebbe mancare qualche utensile in cucina, ma generalmente sono completamente arredate. Ovvio che tutte le case sono arredate secondo il gusto locale, quindi la tradizione Khmer, quindi c'è molto legno, molti colori scuri eccetera. Solo alcune case sono completamente ristrutturate e quindi sono più di gusto occidentale, chiamiamolo così.
Inoltre possiamo trovare le guest house che affittano dei monolocali. A volte queste guest house possono avere anche la piscina, e anche qui per il monolocale la luce sicuramente non è compresa nel prezzo, ma quasi sempre l'acqua e il wifi sono compresi all'interno della tariffa che vi chiederanno. Quanto costa un affitto in Cambogia? Beh, ovviamente dipende da tanti fattori. Sicuramente le strutture più lontane dal centro abitato o comunque dai servizi chiaramente sono più economiche, si può andare anche dai 7-8 dollari a notte, mentre per quanto riguarda chiaramente la vicinanza al centro, ai servizi eccetera, chiaramente fanno lievitare il prezzo, che può essere intorno ai 200-300 dollari al mese, non a notte ovviamente, al mese. È ovvio che se ho un servizio in più che può essere la piscina, è chiaro che il prezzo sale un pochino, però bisogna fare attenzione a questo tipo di fattore. Mi conviene di più un affitto lontano più economico o un affitto più vicino al centro città, al centro paese, magari che costa un pochino di più? E lì dipende da che cosa volete voi, da come siete voi stessi. Sicuramente bisogna prendere in considerazione il fattore trasporto, cioè più sono distante, più comunque avrò bisogno di un mezzo di trasporto per recarmi in città, fare la spesa, raggiungere qualsiasi tipo di attività commerciale, mentre se sono più vicino al centro è chiaro che il prezzo è un pochino più alto, ma posso risparmiare sull'affitto di uno scooter al mese. Dal punto di vista turistico, dove è meglio trovare una sistemazione in Cambogia per trascorrere una bella vacanza? Beh, innanzitutto dipende ovviamente dalla vacanza e da che cosa ti piace, ma generalmente ti posso consigliare di fare più giorni in diverse città. Ti posso fare un esempio: 3 giorni a Siem Reap, 3 giorni a Phnom Penh, anche 4 giorni a Phnom Penh, 3 giorni a Kampot, che comprende poi anche Kep, anche 3-4 giorni Kep Kampot, per godersi un pochino l'atmosfera un pochino più rilassata, e poi 4-5 giorni nelle isole, che possono essere Korong, Korong San Loem, partendo da Sihanoukville. Per quanto riguarda invece il soggiorno lungo termine, lunga permanenza, lì dipende tutto da come siete voi, cioè Phnom Penh è una città, che è la capitale, è una città molto vivace, piena di eventi locali, ha molti servizi, molto caotica, molto rumorosa, è un po' una grande città che troviamo qui in Occidente. Io francamente non ho voglia di lasciare una grande città per trasferirmi in un'altra grande città, cerco qualcosa di un pochino più rilassato, a portata di uomo. Un'altra alternativa molto valida è Siem Reap, che ha un'interfaccia da grande città, ma è comunque più rurale rispetto a Phnom Penh, già anche solo dal fatto che gli edifici non possono essere più alti dell'Angkor Wat, che assolutamente vi consiglio di andare a visitare, e quindi una città anche questa più a portata di uomo, pur essendo molto ricca di servizi, eventi locali e soprattutto una comunità di espatriati molto ampia. Ed ora parliamo invece di Kampot. Kampot è una cittadina rurale, perché si svolge lungo una strada, lungo il fiume, ma appena al di là di queste 2-3 strade è comunque una città di campagna. È molto rilassata e offre un'atmosfera più vivibile, soprattutto si accompagnano pochi servizi, ma quelli indispensabili ci sono, e soprattutto una situazione di vita molto più rilassata, accompagnata e circondata dalla natura. Difatti a pochi passi c'è il Parco Nazionale Bokor, che è una bellissima montagna con un panorama stupendo, e questo mitiga anche un pochino la sua temperatura. Inoltre a 2 passi da Kampot c'è Kep, che è la famosa città per il granchio, che anche lì è una città marina, e di conseguenza si può fare tranquillamente il bagno, c'è questa bella spiaggia, ci sono delle isolette piccoline che si possono raggiungere con la barca del pescatore, e si sta veramente in un'atmosfera molto rilassata.
e non vogliamo parlare di Sihanoukville, ma non tanto come città, perché la città non è proprio un granché bellina, ci sono un sacco di grattacieli abbandonati dai cinesi per motivi vari che poi vi racconterò in un altro video, ma soprattutto perché è il porto di partenza per le due isole più belle della Cambogia, che sono Koh Rong e Koh Rong San Loem, proprio il paradiso turistico con un mare cristallino molto molto bello. Anche lì chiaramente poi gli affitti salgono, ma qui a Koh Rong e Koh Rong San Loem si fa veramente una vita di mare rilassata a contatto con la natura. Se pensi che questo video ti sia stato utile e ti è piaciuto, metti un like, attiva la campanella e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video e parleremo del costo della vita. Ciao!